Mio cognato si è indebitato prima del matrimonio. La mia fidanzata e sua madre mi hanno supplicato in lacrime di aiutarli a saldarlo. Pensavo che sincerità porta a sincerità, vivendo onestamente. Ma prima del matrimonio hanno alzato la dote da 188.000 a 888.000 yuan. E la mia futura moglie ha scelto di fare finta di niente. Non voglio questo. Mangia qualcosa. Ping ping. Guarda, sto per essere promosso a vicepresidente in azienda. A breve avrò abbastanza per l'anticipo per comprare la casa dove vivremo. Fantastico. Non delude mai il genero che ho scelto personalmente. Non mi ha mai deluso. Cognato. Quindi, da vicepresidente, quanto prenderai al mese? Beh, questo bisognerà aspettare. L'ufficio del personale emetta la comunicazione ufficiale per saperlo. Ti dico, genero mio, proprio ieri, nel mio paese natale, la figlia dei vicini si è sposata. 66.000 euro di dote, i soldi accatastati. Come una montagna. Che spettacolo, non sai che vista. Quel genero? Tu di certo non lascerai che la nostra Ping Ping venga messa in ombra da una paesana qualsiasi. Di certo dimostrerai molta più considerazione. Cognato. Contratto di matrimonio. $88.000. Mamma, non avevamo detto che la dote era 18.800? Tesoro, diventerai presto un grande imprenditore. Se litighi con mia madre sui soldi, tutti lo sapranno. E tutti diranno che sei un tirchio. No, Ping Ping, sono 88.000. Non sono 88 euro. Io guadagno solo 8.000 al mese. Tra affitto e cibo, ne spendo già la metà ogni mese. Come faccio a trovare tutti quei soldi? Sorella, sei troppo onesta. Se lui ti volesse davvero bene, venderebbe anche l'ultima pentola per racimolare quei soldi. Se non hai soldi, perché ti sposi? Troppo caro, eh? Va bene. Firma questo accordo. Decido io per mia sorella. Io ti faccio lo sconto di questi 8.000 euro di resto. Allora, caro genero, ascoltami. Guarda. Questo Tianci È il fratello minore di Ping Ping, quindi in futuro. sarà anche tuo fratello, no? Dimmi, credi che ti farei avere la peggio? Guarda, allora. In questa carta ho 10.000 euro. Ma sono i risparmi di una vita che ho messo da parte in più di 10 anni. Li tiro fuori tutti. Per darti l'acconto. E poi, sull'atto di proprietà, metti il nome di Tianci. Non è troppo, vero? 10.000. Ah, La mia casa vale più di 5 milioni. ah, Tu metti 10.000 e vuoi che ci mettiamo il nome di tuo figlio? ah. La vostra famiglia si prende davvero troppe confidenze, eh? Mamma, Ho tirato fuori i risparmi di una vita, tutto quello che ho. E lui ancora si lamenta che non basta. Figlia mia, non sei nemmeno entrata in casa sua. E già non sopporta tuo fratello. In futuro ti tratterà come una serva, te lo dico io. Non ce la faccio più. mamma, smettila di piangere, alzati. Mamma, basta piangere. Lui è un furbo, sai? Vuole sfruttare mia sorella gratis.
La suocera non vede un euro, tutti i vantaggi. Se li prende lui solo. Basta. Xunuo. Guadagni tanto, sei capace. È normale che tu paghi la parte più grossa. Se fai così il tirchio, perché hai sposato una ragazza povera come me? Vai a sposare una ricca ereditiera, allora. O forse. Non mi hai mai considerata davvero tua? Ti stai solo mettendo in guardia da me. Va bene. Mettiamo il nome di 100 tianci sull'atto di proprietà. Poi specifichiamo la quota di tianci. Non è un problema così grande. Cos'è questo? Quello che diceva mia madre era solo per assicurarmi una protezione dopo il matrimonio. Xunuo, firma questo e io mi sentirò tranquilla. Domani andiamo a registrare il matrimonio. Ma dai, cosa aspetti? Firma subito. Se firmi questo, il tuo sogno di 10 anni di corteggiare mia sorella finalmente si avvererà. Dai, firma. L'avidità è un serpente che inghiotte un elefante. Visto che volete succhiarmi il sangue all'infinito e spremermi fino all'osso, vi farò rimpiangere per tutta la vita questa vostra ingordigia. Va bene, lo firmo. Ah, ecco, finalmente. Vedi? Una volta firmato, saremo una vera famiglia. Da oggi in poi, la nostra vita andrà sempre meglio. Ah, Così sì che sembri un uomo. Guardati prima. Che piagnucolone che eri. Ping ping. Mamma, domani vado in banca a firmare il contratto d'acquisto. bene? Ah, Piano. un altro bicchiere. Ping Ping. Non credi che le richieste della tua famiglia siano eccessive? Ho sprecato la mia giovinezza, il mio corpo per tutto questo. Se non mi dà la casa, senza dote, senza accordo, perché faccio tutto questo? Ma anche lui fa fatica a guadagnare. Tao Tao, sei stupida? Sta per essere promosso e avrà un aumento. Se non ci teniamo stretti i vantaggi, li lasceremo a quelle volpine là fuori. Aia. Tranquilla, ha paura quando piango. È facile da manipolare. Ma tu, Stasera tutto è a carico della signora Cheping. Le spese di tutti. Lei paga. HMPH. Ecco un'altra prova che ho in mano. Chen Ping, pensi ancora che io sia una facile da manipolare? Aspetta e vedrai. Farò in modo che tu e tutta la tua famiglia pagherete fino all'ultimo centesimo per la vostra avidità. non prenderla troppo a cuore. Ping Ping ha bevuto un po' troppo. Stai tranquilla. Non mi farò abbattere dalla loro avidità. Non sono così fragile. In realtà, Agente, per favore, mio figlio è un bravo ragazzo. C'è un malinteso. Non può aver fatto una cosa del genere. Agente. Tuo figlio non sa tenere a bada i suoi istinti. Lo abbiamo beccato con una prostituta. Ma, visto che è la prima volta, multa di 5.000 euro. Paghi subito. Portatelo via.
Agente, io. Mamma, non possiamo combattere contro il sistema, smettila di discutere. Paghiamo la multa e riportiamo Tianci a casa, prima di tutto. E tu hai il coraggio di parlare? Dov'è Xunuo? La casa sta andando a fuoco. Suo cognato non si preoccupa nemmeno? Forse è contento di vedere mio figlio rovinarsi la vita. È questo che vuole? Mamma, calmati. Chiamo Xunuo subito. Quei soldi? Deve pagarli lui. HMPH. Come previsto. Vogliono che ripari di nuovo i loro danni. Chen Ping, tutta la tua famiglia. Mi trattate davvero come uno di casa, eh? Stasera, fratello Tianci, divertiti pure. Che cattivo che sei, fratellone. Andiamo. Quello che non sai è che tuo fratello che va con le prostitute. L'ho denunciato io. Xunuo, ma dove sei stato finora? Tesoro, non arrabbiarti, lo so. Ho sbagliato io a farti venire di corsa, a farti lasciare tutto. Ti chiedo scusa. Ma è mio fratello. Se al nostro matrimonio lui fosse ancora rinchiuso in questura, se si perdesse la nostra cerimonia, me ne pentirei per tutta la vita. Esatto, cognato. Non ci hai pensato? Quando parenti e amici verranno a casa nostra, che figura faremo come famiglia? Che figura farebbe tu come cognato? Stai zitto. Quel genero... Senti, se roviniamo il matrimonio, la faccia della nostra famiglia Chen andrà completamente in malora. Dimmi, non vorrai mica vedere Ping Ping portarsi dietro questo rimpianto per tutta la vita, vero? No, senti, ha giocato d'azzardo. Ha un debito di oltre 500.000. Io guadagno 8.000 al mese. Con cosa vuoi che lo salvi? Xunuo, ti supplico, salvarlo. Ho solo questo fratello. Se gli succede qualcosa, non posso più vivere in Incio. Xunuo, Tianci ha giocato d'azzardo solo per questa famiglia. Per te. Se non fosse perché tu riesci a guadagnare solo 4 spiccioli, Tianci come avrebbe mai pensato di giocare? L'ha fatto solo per racimolare qualche soldo in più per casa. Xunuo, ti dico una cosa. Se oggi mio figlio perde un solo capello a causa tua, puoi scordarti di sposare mia figlia per tutta la vita. Quei vampiri una volta sembravano inarrestabili. Sono solo vigliacchi che attaccano i deboli. Se l'unica mossa che ripetete è il ricatto emotivo, allora d'ora in poi tocca a me contrattaccare. Mi dispiace, ma di questi soldi non pagherò un centesimo. Xunuo, sei impazzito? È il fratello di tua moglie. Stai per sposare Ping Ping, come puoi? Lasciarlo a marcire in prigione? Basta con queste scenate, sono solo 5.000 euro. Aiuta Tianci questa volta. Che ti costa? I miei soldi sono per la dote. Per la casa. Non ho soldi per coprire i suoi debiti. Xunuo, tu. E comunque, chi sbaglia deve pagarne le conseguenze. Se hai avuto i soldi per andare a puttane, immagino avrai i risparmi per pagarti la multa da solo. Xunuo, ma tu... Ah, mamma, non farmi paura. Mamma, tu... E questo è solo un assaggio della pressione. Quello che vi farà veramente male deve ancora arrivare. Devo andare in banca. Non ho tempo da perdere a continuare questo gioco. Della famiglia perfetta con voi. Se siete così in gamba, tiratelo fuori voi dai guai. Signor Xunuo, in base all'atto notarile, tutti i mutui di questa casa matrimoniale saranno trasferiti alla proprietaria, la signora Chen Ping, e al cointestatario del mutuo, il signor Chen Tianci. Lei stesso non sarà più responsabile di alcun rimborso. Tuttavia, secondo la nostra, sarà difficile rimborsare. Se non pagano, finiranno per strada. Ma si ritroveranno anche con una penale di milioni di euro.
Ne è sicuro? Voglio vederli indebitati e senza casa. Bene, signor Xu. Xunuo. Se oggi non mi dai una spiegazione ragionevole, non acconsentirò mai al matrimonio tra te e Ping Ping. Mia figlia si è proprio sbagliata su di te. Come ha potuto innamorarsi di un uomo così freddo e senza cuore? Esatto, prima, alla questura, non hai fatto nulla per salvarci. È chiaro che ce l'hai con me per aver parlato della dote, vero? Hai un'anima così malvagia. Xunuo, non andartene. Non ti importa più del nostro matrimonio? Matrimonio? Dal momento in cui avete proposto tutti quei trattati iniqui, cercando di spremermi fino all'osso e di divorarmi vivo, tra di noi non ci sarà mai un matrimonio. Però, visto che in passato sembravi avere, se ami mia sorella, chiudo un occhio e darti una possibilità di rimediare. Comprarmi subito un'auto di lusso, da usare dopo il matrimonio. Così potrei fare uno sforzo e permetterti di sposare mia sorella. E quando la nuova casa sarà pronta, Tianci potrà andare a prendere la sua nuova fidanzata. con la sua auto nuova, per cena a casa. Non sarebbe anche un modo per far fare bella figura a te, Xunuo? Xunuo, accetta, su. Fallo come risarcimento per Tianci. Visto che insistete così, allora vi accontenterò. Ho solo una carta di credito. Vedi, se avessi fatto così prima, mamma, vado subito a ritirare la Maybach. Solo che è intestata a tua sorella. Chen Tianchi, te la sei cercata tu. Aspetta. Tianci ha avuto il suo risarcimento. E Ping Ping? Per tirar fuori Tianci dai guai, Ping Ping ha venduto le borse che le avevi regalato. Lo sai? Ti rendi conto di quanto si sia sentita umiliata? Quanto si è sentita ferita dentro? Dillo pure. Non ti chiederò soldi, mamma. Sarebbe poco carino. I soldi per la ristrutturazione della nuova casa. Aggiungiamo giusto un pochino in più. Con lo standard più alto. 1 milione per ristrutturarla. Ma sei impazzita? Prima la dote, poi la casa, poi la macchina. E ora mi chiedi 1 milione per la ristrutturazione? Cosa? Ti credi davvero una ricca sfondata? Xunuo, Non dimenticare tutto quello che Ping Ping ha sopportato per te. in tutti questi anni, è giusto che la risarcisca un po'. Perché torni così tardi? Vuoi farci morire di fame? Mamma, non fare caso a lui. Lo fa per lavoro. Che farsa ridicola. Una recita patetica. E nelle loro bocche diventa addirittura uno sforzo eroico. Mamma, non arrabbiarti. Xunuo mi vuole bene. Sicuramente accetterà, ma ti dico le cose chiare. I soldi per la ristrutturazione. Li paga Tianci con quella carta di prima. Ma tu devi rimborsarlo subito. Se i lavori si fermano, Il tuo matrimonio con Ping Ping salta definitivamente. Allora salti. Ve l'ho già detto. Non vi darò 1 centesimo in più. ti ho dato un'occasione, non rifiutarla. Insulta pure quanto vuoi. L'azienda mi manda in trasferta per 3 mesi. Torno il giorno del collaudo della casa. E allora chiariamo tutto una volta per tutte. Xunuo, spiegami bene cosa intendevi dire. Oggi non te ne vai di qui. Mamma, perché mi blocchi? Sta per sparire. Lascialo andare. Sta solo fingendo. Finge di essere così duro. Vuole solo costringerci a cedere. Hai ragione. In tutto il quartiere lo sanno tutti. Xunuo è pazzo di te. Non credo proprio che abbia il coraggio di annullare il matrimonio. Mamma, gli uomini hanno tutti il loro orgoglio. Quando finalmente mi sposerò con lui, basterà lusingarlo un po'. Dargli qualche soddisfazione, e non solo i soldi per l'arredamento, ma tutta la casa sarà nostra. Mia figlia è proprio intelligente.
Quando Xunuo tornerà dal viaggio di lavoro, lo farò inginocchiare a chiedere scusa. Xing, cara, la zia ti mostra la vera potenza della nostra famiglia. D'ora in poi vivremo in questo lussuoso quartiere, in un attico di prestigio. I parenti dovranno guardarci con rispetto. Non sopporto più lo zio San e i suoi occhi pieni di disprezzo. Questo Capodanno lo inviterò a casa nostra per fargli vedere cosa significa essere qualcuno. Caspita! Questo letto da migliaia di euro è fantastico. Mamma, lasciami la camera padronale. Dargli una cosa così bella sarebbe uno spreco. E io, fratello Tianchi? Anch'io potrò chiedere a Xunuo di comprarmi cose? Certo, lui paga per la casa e l'arredamento, ma alla fine ci lascia scegliere le stanze, no? Xing, cara, ascolta la zia. Dobbiamo chiedergli tutto quello che vogliamo. Non solo questa casa, ma anche l'auto sarà nostra. Persino Xunuo stesso. Sarà il nostro albero dei soldi. Sono quasi le 12. Doveva venire a vedere la casa insieme a noi. Xunuo, perché non è ancora arrivato? Perché ti agiti? Sarà a comprare l'anello. Pensa, ha fatto così tanti sacrifici per ottenere questo matrimonio. Di sicuro vuole fare la proposta ufficiale. Vuole sistemare tutto per bene, per stare tranquillo. Hai ragione, figlio mio. Con il suo carattere, non ci farebbe aspettare neanche un minuto di più. Ping, chiamalo subito. L'anello deve essere il più grosso che c'è. Se non è all'altezza del tuo status, gliela faccio pagare. Va bene, mamma. La proposta di matrimonio. Avete proprio del fegato a pensarci. In effetti, ho un regalo per te. Ma per voi sarà una sorpresa che non dimenticherete per tutta la vita. Bambino, gli zii ti portano a casa. Com'è possibile? Aveva detto che sarebbe tornato oggi. Che sta facendo? Sorella, perché ti preoccupi di lui? Comunque, la macchina e la casa sono già nelle nostre mani. Che venga o no. Meglio se non viene. Allora vado al lavoro. Sì, vai, sorella. Deve essere arrivato il regalo a sorpresa di Xunuo. Vado ad aprire. Xunuo, hai fatto bene a essere ragionevole. Chi cercate? Voi. Chi di voi si chiama Chen Ping? Chen Tianchi. Ah, sono io. Che cosa volete? Il mutuo su questa casa è in mora. Sono qui per pignorarla. Cosa hai detto? Pignorarla. Ma vi siete sbagliati di casa, no? Qui da noi nessuno ha debiti con le banche. Non c'è errore. È proprio questo appartamento. Eruna Oting, Palazzo 5, appartamento 3602. Ma che dici? È impossibile. Sta per sposare mia figlia. Chi sei? Come osi venire qui? Vattene! Ragazzo, ti consiglio di misurare le parole quando parli. Qui, nero su bianco, è scritto chiaramente. Proprietari dell'immobile. Chen Ping, Chen Tianchi. Mutuo inadempiente. O pagate la mora, o fate le valigie e ve ne andate. Cosa? Tu, spiegati bene, adesso. L'appartamento l'ha comprato Xunuo, è chiaro. Questo mutuo, come può essere a nome nostro? E osi anche alzare le mani. Non mi interessa chi conosci tu, Xunuo o Jiangnuo. Io so solo che un debito si paga, è la legge. Vi do un'ora di tempo per trovare i soldi. Chiedili in prestito, vendi la macchina o un rene. Oggi i soldi li voglio vedere. Se oggi non prendo i soldi,
Non avrò altra scelta che buttarvi fuori. Ma non c'è giustizia in questo mondo. Quel bastardo di Xunuo ci sta spingendo verso la rovina totale. Non venire a farmi storie. Che credi che i creditori possano piazzarsi in casa senza che il debitore lo sappia? Vi dico io, oggi non vi porterete via nemmeno un centesimo. Aspetta un attimo. Alla fine si tratta solo di soldi, non c'è bisogno Di fare una scenata del genere? No, parliamone con calma. Parliamone con calma. Allora. Ma questo è un tentativo di corrompermi. No, come potremmo mai? Siamo in uno stato di diritto. Adesso tutti rispettano la legge. Seguiamo la procedura. Voi non potete prendervi la nostra casa. Mia figlia ha i soldi, le telefono subito. Va bene. Ma sbrigati, Dati così semplici e li sbagli 3 volte di fila. Non puoi stare più attenta. Se non sei capace, vattene. Mi scusi, direttore li correggo subito. Ai, Ma la finisci o no? Mi scusi, direttore deve essere un'emergenza in famiglia. Che non accada più. Vai e torna in fretta. mamma, che c'è? Sono al lavoro. Perché hai risposto solo ora? Torna a casa subito. È successo un disastro. Quell'uomo di Xunuo ha girato il mutuo a tuo nome. Ora sono venuti quelli della banca. Vogliono pignorarci. La casa? Cosa? Pignorare? Mamma, che dici? Quella casa? Xunuo l'aveva sistemata tutto. Come può esserci un problema? Siete sicuri di non aver incontrato dei truffatori? Ai, ti credi che tua madre ti menta? Se li vedessi? Sono tutti grossi e muscolosi. Tuo fratello non può certo tenergli testa. Cosa? Xiao Che. Hai finito o no? Quanto ancora dobbiamo aspettare tutti per te? Ehi, codarda, proprio ora? Sia, come va? Cosa dice Ping? Ah, come pensi che vada? Questa buona nulla. Al lavoro si fa umiliare dal capo, e va bene, ma Ora non è nemmeno capace di tenere sotto controllo il suo uomo, e ci porta. un casino del genere. Questo? E noi adesso cosa facciamo? Tu di che ridi? Rido di voi, di tutta questa famiglia. Siete davvero tutti dei fenomeni. Prima insultate il genero, poi la figlia. Chi hai chiamato fenomeno? Hai il coraggio di ripeterlo? E cosa vuoi fare? Ragazzo, il coltello non si usa così. Ah. Assassino, fermatevi tutti. Non volevate i soldi? Ve li do io. No, sorella, l'auto era d'accordo che fosse mia. Dammela, te la guido io. Sei scemo? In che momento siamo e pensi ancora all'auto? Vai a controllare le informazioni del veicolo, che non ci siano intoppi. Va bene. Non avete un posto dove stare? E che mi frega a me? Io posso dormire in macchina. No, sarebbe già risolto. Prendete le vostre cose e andatevene, svelti. Basta disturbare. Mia madre ha problemi cardiaci. Non regge questi spaventi. HMPH. Avete sentito? Prima non eravate molto spavaldi. Ah, prima a sfrattare la gente e a picchiare la gente. Tutti facce da criminali. E adesso? Ora che avete i soldi non aprite più bocca? Fate i muti? Dai, sbrigatevi. Prendete le chiavi dell'auto e sparite da casa mia. Non sporcate il mio pavimento. E vi dico una cosa. Sulla nostra casa, d'ora in poi, non ci provate nemmeno. Se osate tornare, io, la signora, prendo la scopa. E vi ammazzo a legnate. Non avete sentito cosa ha detto mia madre? Fuori, subito. Buona giornata. E non tornate più. Kun, c'è un problema. Aspetta un attimo.
Mi state prendendo tutti in giro, eh? Questa macchina non si può trasferire a nome. Cosa stai cercando di dire? Intendo dire che questa macchina ha ancora un mutuo da pagare. La garanzia è della banca, l'auto copre il debito. Cosa? Pensate che siamo due stupidi? No. Oh, Ping Ping. Hai altri risparmi? Tirali fuori subito. Mamma, non ho più un soldo. Io e Exumo ti abbiamo tutto lo stipendio ogni mese. Te l'abbiamo dato tutto. Dov'è finito? Sorella, con i prezzi di oggi che sono altissimi. Quei pochi soldi che ci dai lì abbiamo spesi da un pezzo. Ping, Tianchi deve fare networking e socializzare. E queste cose costano. Parliamo di centinaia di migliaia. Tutti i soldi che io e Exumo. Ci siamo sudati con fatica. Davvero li avete spesi tutti? Ah, a che serve lamentarsi adesso? Pensa a come trovare i soldi, altrimenti, se non possiamo ipotecare la macchina, ci portano via anche la casa. Ho ancora la carta di credito. Posso pagare con quella? Questa vostra famiglia, davvero superate ogni mia idea. Di quanto si possa essere miserabili. La carta è bloccata, non passa neanche un centesimo. E inoltre, risulta che a tuo nome c'è un prestito di oltre 10 milioni. Se non lo saldate il mese prossimo, riceverete una citazione in tribunale. 10 milioni? Da dove prendiamo 10 milioni? Possibile che non solo la proprietà della casa sia a nostro nome, ma anche le carte di credito per la macchina e i lavori abbiano problemi. Cosa dici? Vuoi dire che l'hai presa da Xunuo? Era la carta di tua sorella. Te l'avevo detto che Xunuo era un verme. Ci ha teso una trappola, genero. È tutto un piano. Che schifo. È un ingrato. Non è possibile. Xunuo non potrebbe mai farmi questo. Non è possibile. Sei cieca. La prova è qui, davanti ai tuoi occhi. E tu lo difendi ancora. Io e Xunuo ci amiamo. Ultimamente abbiamo solo avuto qualche incomprensione per il matrimonio. Un po' di tensioni. Non potrebbe mai fare una cosa così crudele. Pronto? Il numero chiamato è momentaneamente irraggiungibile. Xunuo, come hai potuto farmelo? Avevi promesso di proteggermi. Piangi, piangi. A cosa serve piangere? Pensi di riavere la casa piangendo? Questa casa la prendo io. Grazie per la collaborazione. Ci vediamo il mese prossimo, quando tornerò per i soldi. A presto. No. Non me ne vado. Questa è casa mia. Non me ne vado. Forza. Lasciami. Chiamo la polizia. Vi denuncio. Ah, Denuncia pure. Ti aspettiamo a braccia aperte. Ehi, ma non sono i Chen. Cosa ci fanno fuori casa? ho sentito che il genero si è ripreso la casa. Chi avrebbe mai detto che sarebbero finiti così? È stato tutto organizzato in anticipo con Xunuo, vero? Vuoi vedere anche tua madre morire, eh? Smettila di piangere. Non tieni il tuo uomo. E hai ancora la faccia di piangere. Tianchi ha ragione, sai. Ping, non è che voglio criticarti. Ma se avessi saputo tenere a bada Xunuo, non saremmo arrivati a questo punto, no? Quel senza cuore di Xunuo. Quando corteggiava mia sorella, era come un cagnolino. E adesso, chi si crede di essere? Gli sono cresciute le ali, eh? Voi, perché date sempre la colpa a me? Se non foste stati voi a chiedere un dote esagerato. A pressarlo ogni giorno, si sarebbe arrabbiato così. Mamma, tu hai subito chiesto 880.000 euro di dote. E tu, a chiedergli sempre soldi in prestito, la macchina. Hai mai pensato a come si sentiva lui? Oh, guarda un po', adesso ti metti dalla sua parte?
880.000 sono troppi. Guarda la vicina, Eria. Brutta come un rospo, ha preso 660.000 di dote. Tu sei 100 volte più bella di lei. Perché non dovrei? Chiedere di più? È il prezzo di mercato. Se Xunuo voleva sposarsi, doveva tirare fuori i soldi. Punto. Un vero uomo paga il dote. Avrebbe fatto sacrifici per la famiglia. Invece lui ci ha fregati e ora vuole scappare. Neanche per sogno. Xunuo ti ha corteggiata per 10 anni. 10. All'inizio, cosa diceva? Ti sposerò solo te in questa vita. E adesso? Si è divertito e ora vuole mollarti? Ti dico io, non la farà franca così facilmente. Xunuo, hai il coraggio di tornare? Xunuo, ridammi la macchina. Xunuo, scendi subito e spieghi tutto. Xunuo, che ti prende? Non abbiamo più la casa. E nemmeno la macchina. Come farò a vivere adesso? L'ha comprata lui con la sua carta. Che c'entro io? Tu. Dovete assolutamente venire. HMPH, hai il coraggio di parlare di matrimonio? E tu vuoi ancora sposarti? Wing Xiu Wing. Non essere così cattiva. L'usufrutto della casa. L'avete voluto voi. E la macchina. È stato lui stesso a passare la carta. Che c'entra con me? Tu. Ehi, Xunuo, scendi giù. E tu, che fai? Scendi. Io. Tianci. Tianci. Il mio dente. Figlio. La mia macchina. La mia Maybach. Te l'ho detto, Xunuo non può non sposarmi. Vuole solo farmi arrabbiare di proposito, creare un po' di problemi, Per farci capire quanto è importante. Ha ridotto la nostra famiglia così. Senza casa. Senza macchina. E tu vuoi ancora sposarlo? Figlio mio, tu non capisci. La questione della casa È stata solo un momento di follia. Al matrimonio, tra pochi giorni. davanti a tutti i parenti, gli faremo fare una bella figuraccia. Così imparerà. Che la famiglia Chen non è da prendere in giro. E allora lo costringeremo. A restituire tutto ciò che ha ingoiato Esatto. Lo costringiamo a scusarsi pubblicamente. e a riscattare la casa. Esatto. Mi risarcisca 2 denti, un Maybach e una villa. Mi risarcisca 2 denti, un Maybach e una villa. Perché ho questa strana sensazione? Xunuo, spero che ammetterai i tuoi errori. Riporta l'auto al concessionario. Di loro di procedere secondo il contratto, per inadempienza. D'accordo, signorino. La signorina San è arrivata. Buongiorno, signorino. Tao Tao. In realtà, non c'è bisogno che tu faccia così ogni volta. A me piace. Perché? Non ti va bene? Oh. No. A proposito, tra 3 giorni ci sposiamo. Sai, una cosa che non ho mai capito è che quella famiglia è piena di debiti, fino al collo. Probabilmente non si riprenderanno mai in questa vita. D'ora in poi non avranno neanche il diritto di guardarci in faccia.
Allora perché mi hai chiesto di invitarli? Al nostro matrimonio? Non pensi che sia stato un po' troppo? Che c'è? Mi sono nascosta per te da anni. Ho sempre fatto la migliore amica di Champing, solo per stare più vicina a te. Pensavo che non avrei mai più avuto a che fare con te. E invece, lei è così stupida, un uomo così meraviglioso, e non sa neanche apprezzarlo. No, a dire il vero, in questi giorni ho vissuto così tante sorprese, lo sai? Solo oggi ho scoperto che l'azienda, per cui ho lottato fuori per 10 anni, in realtà era un'impresa di mio padre. Zio ha tenuto tutto nascosto molto bene. Quando ho lasciato casa, era solo un piccolo proprietario di un negozio. Sono passati 10 anni e ha costruito un impero così vasto. A volte non oso nemmeno pensare a quanta fatica abbia dovuto sopportare da solo in questi anni in cui non c'ero. Lo so, mio padre non lo dice mai, ma in realtà mi ha sempre tenuto d'occhio da dietro le quinte. Oggi il CDA mi ha nominato presidente esecutivo. In quel momento ho capito veramente che in tutti questi 10 anni lui non mi ha mai abbandonato. Zio ha sempre aspettato che tu tornassi indietro. Sei sempre stata il suo orgoglio. Ci ho messo troppo a vedere chiaro, che si tratti di Champing o di tutta la sua famiglia. Ho impiegato un'intera decade per vedere la loro vera faccia. Ma tu e mio padre siete diversi. La vostra sincerità verso di me la sento davvero profondamente, dato che le nostre due famiglie hanno bisogno di questa alleanza matrimoniale e tu mi vuoi veramente bene. Farò del mio meglio per imparare ad amarti. Ho invitato la tua famiglia per la tua vendetta. Potrai non preoccupartene più. Ma io non mi sono ancora sfogato. Ehi, avete sentito? Lo sposo di oggi è il primogenito degli Xu, appena riconosciuto. Il nuovo CEO della M Corporation. È sempre stato molto riservato, un vero mistero. E la sposa? Da dove viene? Chi lo sa? Gli Xu tengono tutto segreto. Non sono riuscito a scoprire nulla in anticipo. Ho sentito che lo sposo rivelerà pubblicamente l'identità della sposa. Forse per sistemare certe faccende. Che faccende? Ehi, guardate, arrivano, arrivano. Bah, questa mise in scene? Niente di che. E... Mamma mia, tutto questo vino sul tavolo. Lo berranno mai tutto? Tianci, abbassa la voce. Ehi, fratello, vieni, facciamo un brindisi. Grazie. Forza, forza. E a me? Ehi, c'è per tutti, c'è per tutti. Su, beviamo. Oggi è il gran giorno di mia sorella. Ragazzi, non trattenetevi, bevete a volontà. Ne prendo un sorso. Ma chi è quello? Come ha fatto a entrare? Aspetta un attimo. Chi sono? Mia sorella è la sposa di oggi. Sono il fratello minore della sposa. Ah, allora sei il cognato del presidente Xu. Scusa. Congratulazioni, congratulazioni. Ora sei parente Xu. Brindo a te. Ormai sei un parente della famiglia Xu. Facciamo un brindisi. Posso chiedere chi sia la sposa? Deve essere bellissima, vero? D'ora in poi dovremo avvicinarci di più, molto di più. Ah,
Beh, la nostra Ping Ping È nata bella, un vero fiore. Per Xunuo è decisamente più che sufficiente. più che sufficiente. Tutta questa gente per farmi bella figura. Vuole scusarsi sul serio. Per farmi bella figura? Sembra che voglia scusarsi sul serio. Se più tardi si scuserà in pubblico, forse potrò dargli una via d'uscita. Potrei anche chiedere un po' meno per la dote. Così non perdo la faccia. Cari ospiti, grazie a tutti per essere qui oggi. Forse molti di voi non mi conoscevano prima, ma non importa. Da oggi rappresenterò la M Corporation e avrò spesso a che fare con voi. Inoltre, oggi è il giorno più importante della mia vita. Oggi annuncerò pubblicamente la mia sposa. In futuro gestiremo insieme la nostra azienda. Signore e signori, come presidente della M Corporation, sono lieto che il gruppo abbia un giovane sangue così eccellente, che entra nel nucleo della direzione. Per festeggiare, ho preparato un regalo speciale. Un accordo di trasferimento del 5% delle azioni del gruppo. Ehi, il 5% della M Corporation vale decine di miliardi, no? Esatto, la famiglia Xu ci sta mettendo il cuore. E il portafoglio? Sì, davvero. Aspetta, quanto hai detto? Quanto vale? Decine di miliardi. 100 miliardi. Centinaia di miliardi. Miei, sono tutti i nostri soldi. 100 miliardi. Prima compro 10 appartamenti a Tianjin. Poi ti compro 5 Maybach. Con i soldi rimasti li depositiamo in banca per fruttare interessi. La nostra famiglia non li finirà mai. Fratello, senti? Hai sentito? D'ora in poi, mia sorella dirigerà l'intera M 100 miliardi. D'ora in poi voi dovrete fare i conti con me. 100 miliardi. Lo sapevo. Tutte quelle cose prima erano solo per spaventarmi. Xunuo, sei sempre lo stesso. Immutabile. Non puoi sfuggire al mio palmo. Anche se non so come hai convinto i pezzi grossi. Questo regalo. Lo accetto, Genping. Ehi, hai visto? Il giovane Xu non smette di guardare quella ragazza. Sarà sicuramente la sposa. Che fortuna ha questa ragazza. Non solo entra nella famiglia Xu, Ma ha anche azioni per centinaia di miliardi. Ma è stata scelta. dal giovane Xu. Noi, invidia inutile. Ping. Visto che Xunuo è così sincero, Mettiamo da parte i vecchi rancori. D'ora in poi. vivi serena con lui. Esatto, sorella. Sei mia sorella di sangue. In futuro, non dimenticarti di questo tuo bravo fratellino, Va bene? Visto che è disposto a spendere così tanto, a darmi questa faccia, Gli do anche io una via d'uscita. Xunuo, congratulazioni. Mi hai corteggiato per 10 anni. Oggi, finalmente realizzerai il tuo desiderio. Oh, non ho ancora annunciato chi sia la mia sposa. E tu sei così sicura che la persona che sposerò sia tu? volevi farmi una sorpresa? Va bene, ti seguo il gioco. Visto che Hai venduto azioni per centinaia di miliardi. quindi la nostra situazione l'hai soddisfatta. Io, Genping, mantengo la parola. Oggi ti sposo. quale condizione? Azioni per centinaia di miliardi per soddisfarla? Che faccia tosta. Pensavo che la sposa fosse una ragazza di buona famiglia. E invece è roba di questa qualità? Lei è degna della famiglia Xu? Proprio così. Ora tu Stai per volare sul ramo più alto e diventare una fenice. D'ora in poi dovrai avere a che fare con loro. Non c'è bisogno di perdere tempo a litigare qui. Basta, Xunuo. Dichiara, che aspetti? Tutti stanno aspettando. La mia fidanzata ha aspettato 10 anni per me. In tutti questi anni ha sofferto molto per me, ha sopportato la povertà per me, ha sopportato l'umiliazione. Tutto quello che ha fatto per me lo ricorderò per sempre nel mio cuore. Bene, avete sentito tutti? Sta parlando di mia sorella.
10 anni. Mia sorella l'ho aspettato fedelmente per 10 anni. Questo affetto, 100 miliardi sono pochi. Ora, diamo il benvenuto alla mia sposa sul palco. La persona che sposerò è... Santa Otao. Come può essere Santa Otao? Xunuo, ti sbagli. Non mi sbaglio. La persona che Xunuo sposerà, dall'inizio alla fine, sono solo io. Tutta la famiglia piangeva per annullare il fidanzamento, dicendo che era un inutile leccapiedi, che stare con lui avrebbe solo rovinato tutta la vostra famiglia. Per quanto riguarda i soldi per la ristrutturazione, Fai pagare a Tianchi con quella carta di prima, ma devi restituirli subito. Se i lavori si fermano, il tuo matrimonio con Ping Ping sarà annullato definitivamente. Allora annullatelo. Ve l'ho detto. Non vi darò un solo centesimo in più. Ora che sta con me, dovreste essere felici. Almeno potete andare a cercare un vero. Bollame da spennare, ubbidiente, per sposarvi e fare figli. no, Xunuo, in realtà io. Ping Ping. Tao Tao, grazie. In tutti questi anni, solo tu. Sei rimasta al mio fianco quando tutti mi umiliavano. Ogni tipo di tortura dalla famiglia Chen. Non hai mai badato alle mie origini, ne hai mai preteso. Nulla da me. Tao Tao, prima ero un idiota. Mi sono concentrata solo a inseguire una luce che non era mai stata mia, ignorando chi avevo accanto. Per il resto della vita. Voglio solo stringere la tua mano e risarcirti. Tao Tao, vuoi sposarmi? Congratulazioni, coppia perfetta. Un'unione benedetta dal cielo. Come ha fatto a sposare un'altra? Come ha fatto a sposarsi con un'altra? E allora la nostra casa, la macchina e tutti quei prestiti? Chi li pagherà adesso? Ma è impossibile. Sicuramente sta fingendo. Qui, tutti voi siete attori. Siete tutti dei bugiardi. Sorella, non hai niente da dire. Xunuo, smettila di fare la commedia. Mi hai corteggiata per 10 anni. Per me hai fatto di tutto. Hai cercato di compiacere la mia famiglia. Saresti dovuto sposare me. Non credere che ingannando te stesso, inganni anche tutti gli altri. Chen Ping, ti stai prendendo un po' troppe libertà, non credi? Continui a fare scenate, a recitare una parte che hai scritto tu stesso. È sempre stato solo un tuo gioco. Xunuo, smettila di fare storie. Faccio storie? Prima ero cieco. Da quando? Ho scoperto l'avidità e l'egoismo della tua intera famiglia. Ho giurato che per tutta la vita non avrei avuto niente a che fare con voi, mai più. Stronzate. Hai pagato tu quei debiti. Li hai spesi per noi. E ora dici che non hanno niente a che fare con te. Vuoi che li paghiamo io e mia sorella? Xunuo, sei un uomo o no? Esatto. E tu ti permetti di disprezzarci? La nostra Ping Ping è giovane e bella. È 1000 volte meglio di lei. Non ti abbiamo mai disprezzato. E tu non sei grato? Ora che sei diventato ricco, vuoi voltare le spalle e fare finta di niente? Sei ancora un essere umano? Chen Ping, quello che dicono loro è anche quello che pensi tu. Siamo stati insieme tutti questi anni. Dall'inizio alla fine, tu stavi con me. Per aiutare la famiglia Chen a saldare i debiti, per la vostra avidità. Giusto? Io? Tao Tao. Siamo amiche da così tanti anni, perché hai dovuto cospirare con lui per ingannarmi? Che vantaggio ne trai tu?
Amica? Una persona avida, egoista e opportunista come te. Si merita di essere mia amica? Non esagerare. Io esagero? Rispetto a quello che ha fatto tutta la tua famiglia. Io sono stata fin troppo clemente. Ping ping. Sorella, Ping ping. Ho nascosto i miei veri sentimenti. Ho finto di confidarmi con te. Ho sopportato di vivere con una persona disgustosa come te. Tutto in attesa di questo giorno. In attesa che lui tornasse indietro. In attesa che il bel sogno di tutta la tua famiglia fosse infranto dalle mie stesse mani. Ah. Cos'è tutta questa segretezza? Quindi non era un'allucinazione. Quel giorno è davvero venuto al bar. Era lì per te? O per altro? Xunuo, tu sei un uomo, punto e basta. No, Xunuo è furibondo. Affrontarlo direttamente. Non farebbe che renderlo più estremo. Devo trovare un modo. Devo farlo ingelosire. Solo così capirà quanto sono importante per lui. Mamma, ho deciso. Se Xunuo è così irremovibile, allora non insisterò più. Xingxin, domani vado all'appuntamento al buio. Con tuo cugino, quello ricchissimo. Spero che Xunuo non se ne pentirà. Ping Ping, sei pazza. Con lui sei arrivata a quel punto. Ti ha toccato, ti ha avuto. Come puoi lasciarlo andare? Deve assumersi le sue responsabilità. sorella, questo Xu ha appena avuto una promozione e un aumento. Non abbiamo ancora visto un centesimo. Come possiamo lasciar perdere? Non dimenticare che in banca abbiamo ancora un mutuo di 10 milioni da pagare. Se non lo restituiamo, siamo tutti rovinati. Finiremo tutti in galera. Non sarà così. Nel cuore, Xunuo mi vuole ancora. È solo ancora arrabbiato. Se gli do un po' di competizione, un po' di crisi, tornerà strisciando, a supplicarmi di tornare insieme. Ora che hai capito, vattene. Sbrigati a sparire. Cosa hai detto? Al mio matrimonio con Tao Tao. Non sono benvenuti avidi egoisti come voi. Sicurezza. Xunuo, sai cosa stai facendo? Xunuo, sono tua madre. Xunuo. Tao Tao. Grazie per questo regalo che mi hai fatto. Mi ha permesso di dire addio definitivamente al passato. Per il resto della mia vita. Ci sarai solo tu. Ora annuncio che il matrimonio di mio figlio Xunuo con la primogenita della famiglia San, San Tao Tao, continua. Ma guardati un po' allo specchio, che razza di feccia sei? Osare fare scenate al matrimonio del nostro presidente. Hai proprio voglia di crepare. Esatto, il nostro presidente. Basta che dica una parola e voi, piccoli vermi, non vi solleverete mai più. Oggi avete avuto una fortuna del diavolo. Presidente? Che presidente? Un uomo così? Xunuo, maledetto figlio di puttana. La famiglia Chen non ti lascerà in pace. Xunuo, quell'uomo da impiccare. Ha davvero avuto il coraggio di cacciarci per dispetto. E adesso? Adesso dove andiamo a vivere? Non torneremo a vivere sotto i ponti, vero? E tu, donna inutile, hai ancora il coraggio di piangere? Piangi, piangi. Xingxin, tesoro. Prima dicevi che abitavi nella zona vecchia, vero? Pensi che potremmo venire a disturbarti per qualche giorno? Ah, signora. Improvvisamente ho un piccolo problema a casa.
Forse oggi non è proprio il momento. Un'altra volta, eh? Ci sentiamo un'altra volta. Ehi, Xingxin, Xingxin. Ehi, Xingxin. Xingxin, tu, ma davvero te ne vai? Xingxin, ehi, Xingxin, Xingxin. Quella Xingxin. Ehi, Xingxin. Quel buono a nulla, appena ha visto che la nostra famiglia era in rovina. È scappato più veloce di un coniglio. Mamma, Xingxin e io ci siamo appena messi insieme. Non è che possiamo andare a vivere da loro così facilmente. E poi, ora dire queste cose, a che serve? Sei una traditrice. Non è perché hai un pessimo gusto. Hai trovato un ingrato, che non si sazia mai. Altrimenti la nostra famiglia sarebbe finita in un buco del genere. No, mamma, è chiaramente Xunuo, quell'uomo. Preferisce spendere soldi per pagare attori piuttosto che per noi. È solo un caposquadra di merda. Guarda come si dà le arie. Basta, andiamo. Questo posto di merda è abitabile? Vuoi soffocarmi? Chen Ping. Se mamma si ammala per la puzza in questa stanza, è tutta colpa tua. Colpa mia? I miei risparmi con Xunuo. Non li avete spesi tutti voi? I soldi? I soldi io. Io. Adesso ho in totale solo 2000 euro. Bastano appena per mangiare e l'affitto di questo mese. Se non sopportate, il mese prossimo venite in prigione con me, lì c'è vitto e alloggio. PFF. Sorella, tu, insomma hai ancora soldi, dammene 200. Per l'emergenza. Sei un fallito. Siamo con l'acqua alla gola. E tu pensi ancora alle sigarette? Perché mi picchi? Non posso fumare. Basta. Cerco di trovare una soluzione. Provo a sfruttare i vecchi contatti di Xunuo, i suoi ex colleghi. Vediamo se riesco a ottenere un colloquio alla M. Poi si vedrà. Dici sul serio? Amore, è la prima volta che vengo nello studio di papà. Non è che questo abito è un po' troppo informale? Va bene. Allora intanto io sto un po' con papà a fare 2 chiacchiere. Ok, aspetta lì. Papà, Ah. Siediti. Figlio mio, in tutti questi anni, tuo padre ti ha deluso. Ti ho fatto soffrire troppo. D'ora in poi, ti compenserò per tutto. Te lo prometto. Non è colpa tua, papà. In realtà lo so che in tutti questi anni mi hai sempre tenuto d'occhio in segreto. Non mi devi. Proprio niente. Papà, su, forza, sorridi. Bene, bravo figliolo. Sono così felice. Questi sono i curriculum selezionati. Sono appena arrivati. Domani, al posto del direttore Ma, ti occuperai tu dei colloqui. Approfitta per conoscere l'azienda. Ti servirà quando guiderai il gruppo. Chen Ping. Chen Tianchi. Davvero gli spettri del passato non mi danno tregua. Che c'è? Cosa succede? Niente, papà, stai tranquillo. Ti garantisco che lo porterò a termine. Mi fido di te. Allora, vado a occuparmi delle cose. Faccio dare un avvertimento. Non serve. Visto che ci siamo imbattuti, allora mi godrò lo spettacolo. Wow! Questa sede della M è enorme, lussuosa. Lavorare qui sarebbe un vanto da raccontare a tutti. Sarebbe proprio da elite. Elite un corno.
sarebbero comunque dei dipendenti. Quello sbruffone di Tsunuo si spacciava pure per l'amministratore delegato della M. Ma ti sembra il tipo? Si guardi allo specchio. Con quella faccia. Caposquadra tecnico M. Sarà già tanto. E poi fa lo sborone con noi. Ma che gli è preso? Tsunuo, lui. Cosa ci fa qui? Tsunuo, tu cosa ci fai qui? Non lo sai che questo piano amministrativo è riservato ai dirigenti? E all'ufficio del personale? Come ti permetti di entrare? Voi andate in sala riunioni ad aspettarmi. Subito. Io sono qui per il colloquio. Colloquio. Ma scusa, sai per quale posizione è il colloquio di oggi? Direttore del Dipartimento Tecnico. Tu, un misero caposquadra. Osi sfidarmi per lo stesso ruolo? Tianci, dopo tutti questi anni nel settore statale, non è certo rimasto con le mani in mano. In termini di curriculum, di competenze, è 1000 volte meglio di te. Beh, temo che dovrete rassegnarvi a una delusione. Non sono qui per un colloquio. Io sono l'intervistatore di oggi. Tsunuo, quando smetterai finalmente? Di sparare idiozie? Sono stato con te per 10 anni. Pensi che non sappia da dove vieni? Giovane e inesperta, senza l'appoggio della famiglia, non avresti mai potuto fare grandi progressi nella carriera. Ha ragione. Se non avessi visto la loro faccia disgustosa, se non avessi rotto i ponti con la famiglia, forse sarei ancora il loro povero parassita da spremere. Lo so, Tu non sposerai nessuno tranne me. Il matrimonio di ieri era solo un modo. per intenerirmi, ma non avresti dovuto ostacolarmi continuamente, impedendoci di migliorare la nostra vita. Ostacolarvi? Che me ne frega? Se crepate o meno. Smettila di fare la commedia. Hai solo usato le tue conoscenze per scoprire che avevamo il colloquio qui. Non vuoi che io diventi il tuo capo, perché temi che ti renda la vita impossibile. Quando otterrò la posizione di responsabile, ti farò capire che tua sorella non è alla tua altezza. Capo, Sono spacciati. Parlano con lei in questo modo. Vado subito a chiamare la sicurezza per cacciarli. E non li assumeremo mai più. Non serve. Tianci, sono così nervosa. Ho sentito dire che Le selezioni dell'An Company sono durissime. scartano più della metà dei candidati. Io ho sempre fatto la venditrice di cose tecniche. Non capisco proprio niente. Come faccio adesso? Sorellina, di che hai paura? Non hai parlato con quel tuo ex collega di Tsunuo? Gli hai chiesto un favore, no? Lui non ha mai sopportato Tsunuo. Questa volta, finalmente ha l'occasione di fargliela pagare per mano nostra. Di sicuro ci aiuterà a superare il colloquio. E quando saremo assunte, quando diventeremo dipendenti ufficiali della M Company, la banca, di sicuro per rispetto del capo della M, ci concederà una proroga sul debito. A quel punto, tu sarai una collega, io sarò il superiore. Un insignificante Tsunuo. Lo manipoleremo come vogliamo. Speriamo proprio. Signorine candidate, I nostri selezionatori hanno tempo limitato. Hanno voluto esentarvi dalla prova scritta. Venite con me, per favore. per il colloquio finale direttamente. Bene, ottimo, sorella. Anche il cielo è dalla nostra parte. Quando ce l'avremo fatta, farò in modo che Tsunuo non ci guardi più dall'alto in basso. Scusi, professoressa, posso chiedere? È forse perché i dirigenti? Hanno trovato i nostri curriculum eccezionali, li hanno apprezzati molto, che ci hanno esentato dalla prova scritta. Venite con me e lo scoprirete. Va bene? Ecco la sala dei colloqui. Ci sono ancora candidati in attesa. Siete i prossimi, aspettate qui un attimo. Tianci,
Secondo te chi sarà il selezionatore? Quella che ci ha accompagnato? Dalla targhetta sembra un dirigente senior. Eppure faceva solo da guida per questo colloquio. Figurati, in un colosso come la M. Chi decide le assunzioni? Deve essere un'eccellenza assoluta, il top del top. Sorella, magari è uno dei tuoi vecchi ammiratori dell'università. Tu all'epoca eri la reginetta del quartiere est. Forse ti ha sempre avuto una cotta. E ci ha fatto saltare il test scritto. Per farci un favore. Non dire sciocchezze. Però sono davvero curiosa. Chi sarà mai? Questo selezionatore? Ma chiunque sia. Di sicuro è 10.000 volte meglio. Di quel buono a nulla di Xunuo. Quando lo incontreremo, dobbiamo dare il massimo. Useremo Xunuo come trampolino di lancio. E gli scaricheremo addosso tutti i nostri debiti. Prossimo gruppo. Entrate. Questa voce. Mi sembra così familiare. Dove l'ho già sentita? Buongiorno, selezionatore. Buongiorno, signore. Xunuo? Ma come sei tu? Xunuo, cosa ci fai qui? Tu sei solo, un caposquadra del reparto tecnico, e osi venire qui a fare la scena? Fare la scena? E se ti dicessi che sono io l'esaminatore di oggi e che non sono il vostro destino, ma quello di tutti e 72 candidati? Dipende da un mio capriccio. Ci credi? Se voglio che passino, passano. Se non voglio che passino, non metteranno nemmeno piede nella sede della società M. Ma la finisci. Non ti basta. Ieri fingevi il CEO e organizzavi un finto matrimonio. Oggi fai di nuovo questa sceneggiata. Per chi mi hai preso? Mia sorella? Per una cacciatrice d'oro? Tutto quello che ho fatto prima non era per noi? E tu mi giudichi così? Se hai sbagliato e vuoi essere perdonato, devi sforzarti da solo, portare qualcosa di concreto. Non continuare con questi stupidi giochini. Comportarti così non fa che farmi disprezzarti di più. Brava sorella. Stavo proprio cercando un modo per sfogarmi. Questo tizio si è presentato da solo. È l'occasione perfetta. Per strappargli qualche vantaggio, farli caricare tutti i nostri debiti. Bene, dato che pensate che io stia facendo favoritismi, oggi mettiamo fine a questa storia. Garantisco equità e giustizia. Venite. Voi, cosa volete fare? Vi avverto, è pieno giorno, non fate sciocchezze. Io sono la fidanzata di Xunuo. Se mi toccate, lui vi farà a pezzi. Fidanzata? No, ma perché ridete? Cosa c'è da ridere? Fidanzata? Un cavolo. Voi due contro la famiglia Xu. La famiglia Xu. Ridateci i soldi, subito. Il prestito è in ritardo da una vita, e voi non pagate. Oggi ci date una risposta. Noi non abbiamo soldi per restituirli. Xunuo ci ha rovinati, non abbiamo più una casa, né un lavoro, le carte di credito sono al limite. Amici e colleghi ci evitano quando ci sentono. Io. Siamo già alla frutta. Sul serio, non abbiamo un soldo per il prestito. Lasciatemi andare, per favore. Niente soldi. Un ritardo e basta un non ho soldi. E tutto si risolve, eh? Awen, legateli e portateli via. Cognato, lo so di aver sbagliato. Prima, la mia famiglia aveva la testa fuori. Non avremmo dovuto approfittare di te, né toccarti o insultarti. È l'ultima volta. Ti prego, risparmiaci stavolta. È vero, Xunuo. Pensa ai 10 anni che abbiamo passato insieme e al tuo amore fedele e immutabile per me. Aiutaci a saldare il prestito, prima, e lasciaci andare.
So che nel tuo cuore ci sono ancora io, altrimenti non attireresti sempre la mia attenzione. Se aiuti la mia famiglia a superare questo momento, Possiamo tornare come prima. Proprio come prima. Ma che credete di essere, voi? Siamo pur sempre una famiglia, negli ultimi 10 anni. Ogni notte abbiamo condiviso lo stesso letto. Non c'è bisogno di essere così spietato. Cognato, io non sapevo. Non sapevi avessi agganci così forti. Ma ti prego, abbi pietà, lascia che il vero selezionatore venga a fare il colloquio con noi. Se solo lo superiamo. Il colloquio della M Corp. Avremo la garanzia della M Corp. E allora la banca sicuramente sospenderà i nostri debiti. E allora ti saremo eternamente grati. E ti daremo un'altra possibilità di tornare in famiglia, cognato. Xunuo, so che nel profondo ci tieni ancora. Ti supplico. Aiutaci stavolta. Possiamo tornare come prima. Avete perso la vista, oltre che il cervello? Come osate ancora sognare? Presidente Xu, questa gentaglia non sa riconoscere chi ha di fronte. Non dia loro peso, non ne valgono la pena. Presidente Xu, tutto quello che ha detto finora è vero. È davvero diventato il presidente della M Corp. Ed è davvero sposato con Santao Tao. vi informo che il presidente Xu non è solo il selezionatore di oggi, ma l'attuale presidente della M Corp e ha il pieno sostegno del presidente del consiglio di amministrazione, suo padre Xu Jianwen. Ora l'intera M Corp risponde al presidente Xu. Presidente, impossibile. Lui è solo un capo tecnico, non può essere il presidente. Gente avida, egoista e ingrata come voi. Non sarà mai assunta dalla M Corp ordinate che, da oggi, il gruppo e tutte le aziende partner non assumeranno mai più Chen Ping e Chen Tianqi. Voglio che quei due, in questa città, per il resto della loro vita, non trovino nemmeno un lavoro da 3.000 euro al mese. Xunuo, ho sbagliato. Lo so, ho sbagliato davvero. Non avrei dovuto approfittarmi di te senza fine per la mia famiglia. Ti prego, perdonami. Giuro che ti amerò per tutta la vita. Non cambierò mai. Adesso rompo i rapporti con entrambi. Ti prego, Xunuo, non lasciarmi. Chen Ping, quella sfacciata senza vergogna. Adesso ti aggrappi alle gambe di Xunuo. Tuo fratello minore non ti interessa più. Io. Zitta, è tutta colpa vostra. Se non foste stati così avidi, non saremmo finiti in questa situazione oggi. Xunuo, ti amo davvero. Senza di te non posso vivere. Ti supplico. Dammi un'altra possibilità, per favore. Xunuo. No, no. Non ho bisogno del tuo amore avido, egoista e ipocrita. Mi avete trattato come una bestia da soma, senza considerarmi nemmeno un essere umano. Inoltre, Tao Tao mi ama davvero e voglio darle una vita felice. Essere un buon marito per lei. Xunuo. Portatelo via. Qualsiasi cosa abbia da dire, lo dica in tribunale. Non intralci qui. Andiamo. Amore, Tesoro, ho già organizzato il viaggio di nozze alle Maldive. Quando torni? le interviste le condurrà il direttore del personale. Torno subito. Bene, ti aspetto. Amore, sono qui.
Non è possibile. Sunuo non potrebbe mai trattarmi così. Deve avere le sue ragioni. Deve esserci qualcosa che non so. Sicuramente è stata Sant'Autao che ha sedotto Xunuo. È rimasta incinta di suo figlio. Ecco perché Xunuo è diventato così crudele con me. Ecco perché mi ha lasciata. Quella donna, Sant'Autao, io gliela farò pagare cara. Sorella, sorella, smettila di urlare. Smettila. Ascoltami. Non è il momento di fare scenate. Dobbiamo muoverci subito. Oh, finiremo davvero in tribunale. Se non troviamo una soluzione. Siamo spacciati. Io devo trovare Xunuo. Devo andare da quella donna. Stai ferma. Se continui a fare storie, ti facciamo del male. Lasciatemi. Siete pazzi. Scappiamo. Fermi, fermi. Finalmente li abbiamo seminati. Sorella, adesso cosa facciamo? La polizia ci cercherà di sicuro. Mamma, Che succede? Non farmi spaventare. portiamo mamma in ospedale, ora. In ospedale? E con cosa ci andiamo? Non abbiamo un soldo. E fuori ci sono quelli della banca. E gli uomini di Xunuo che ci cercano. Temo che ci prenderanno appena mettiamo piede fuori di qui. Tutte ingrate. Vi ho cresciute e ora non potete nemmeno curarmi. Non mi importa. Voglio andare in una casa di riposo di lusso. Questo posto di merda. Non ci sto un secondo di più. Mamma, ma con quali soldi andiamo in una clinica? Siamo fortunati a poterci nascondere qui. Esatto, mamma. Siamo nei guai fino al collo. Puoi smetterla di fare scenate? Che vita di merda che ho avuto. Mi sono spezzata la schiena per voi, e ora che sono malata. Mi abbandonate? Siete delle ingrate senza cuore. Ho buttato via la mia vita. Basta, mamma. Ho un piano per riprenderci i soldi da Xunuo. Ma devi collaborare. Se ci beccano, è finita. Il piano salta tutto. Davvero? Perché non l'hai detto prima? Cosa state aspettando? Andiamo, muovetevi. Ecco, finalmente ragioni. Basta una firma. E saremo una vera famiglia. D'ora in poi, la nostra vita andrà sempre meglio, vedrai. Ti prego, dammi un'altra possibilità, ti prego. Xunuo. No, no, per favore. Il tuo amore è avido, egoista e finto. Non ne ho bisogno. Xunuo, chi ti credi di essere per cambiare così? Prima facevi tutto quello che volevo, e adesso? Lei, Sant'Autao, è la tua principessa. Solo perché è incinta, vero? Se lei può legarti con un figlio, posso farlo anch'io. Quando sarò incinta anch'io, i debiti della famiglia Chen e tutto quello che voglio torneranno a me. Dovrai assumertene la responsabilità fino in fondo. Ping Ping, tesoro, questa volta mi sembra davvero incazzato nero. Dobbiamo trovare un modo, ecco. Ascolta tua madre, rimani incinta. A quel punto sarà costretto a riconoscerti. E i soldi li tirerà fuori, belli che pronti. Mamma, ma è davvero necessario? È solo un cagnolino affamato d'amore. Al massimo, gli facciamo 2 moine e ci darai i soldi lo stesso.
Non serve legarlo con un figlio. Non capisci un cavolo. Sentimi bene. Il cuore di un uomo può cambiare da un momento all'altro. Quel Tsunuo, di solito, fa tutto quello che gli diciamo. Ma stavolta, che rabbia che si è preso. Dobbiamo assicurarci le spalle. Per la famiglia Chen. Devi ascoltare tua madre. MMH. Non essere arrabbiato, va bene? Ho deciso. Facciamo un figlio. Pronto? Dottor Lee, vorrei prenotare per domani. L'intervento per la fecondazione in vitro. Sì, sarò lì di prima mattina. Appuntamento con dottor Lee per fecondazione. Ecco la ricevuta della mia conservazione del seme. Bene, signora Chen, il dottor Lee l'aspetta nello studio. La accompagno subito. Xunuo, mi devi tutto, anche alla famiglia Chen. Questo bambino lo rivendicherà per me, punto per punto. Vedrete. Le nostre due famiglie stanno per avviare una profonda collaborazione. Molti consiglieri si oppongono per interessi. Cosa c'è? Il suocero non riesce a sistemare la situazione? Non si può paragonare a nostro padre. Lui ha meno azioni in mano. Non può decidere tutto da solo. Quegli zii litigano tra loro. Questa collaborazione è in ballo da mesi. Non permetteremo che rovinino tutto. Tra 2 giorni c'è l'assemblea degli azionisti. Devi prepararti bene. Cerca di convincerli e soprattutto non lasciare nessun punto debole. Capito. Non ci saranno problemi. Raccogli info su tutti i consiglieri San. Subito, direttore Xu. MMH. Papà, Ho un controllo medico di routine. Tu e Tao Tao venite con me. Va bene. prepara l'auto. Direttore Xu. Signora, tutte le formalità per il controllo sono state completate. Accompagnerò i signori al reparto visite. Per favore, ci segua. Prego. Chen Ping. Cosa ci fa lei qui? La paziente aveva un appuntamento per la fecondazione. L'ha appena terminata. Fecondazione in vitro. Amore, è già partita con la fecondazione in vitro? Chissà, forse è qualcosa che l'hai lasciato tu senza volerlo. Stai attento che non ti freghi. Direttore Xu. Signora, modificherò subito la sua terapia. Le impedirò di portare a termine la gravidanza. Fastidio. Non serve. Le mie cose non sono così facili da rubare. Cosa intendi dire? Andiamo, papà si starà preoccupando. Andiamo. Sorella, sei sveglia? Sì, sorella. L'operazione è andata bene? Posso rimanere incinta? Fantastico, sorella. Anche il cielo sta dalla nostra parte. Quando annuncerai la gravidanza all'assemblea degli azionisti? Quel bastardo di Xu dovrà riconoscerti, che gli piaccia o no. Non esultare ancora. Hai scoperto qualcosa? Quell'amministratore che ha pagato l'operazione, da dove spunta?
Ho controllato, sorella. È uno dei consiglieri del gruppo San. Dicono che sia in pessimi rapporti proprio con quel Xunuo. Ah! Il matrimonio tra gli eredi Xu e San ha scosso molti equilibri. Quel tipo dei San si è fatto avanti adesso proprio per farti rimanere incinta del figlio di Xunuo. Così, all'assemblea, potrà attaccarlo per immoralità privata e costringere i due patriarchi a sostituirlo. In fondo, è solo per proteggere i suoi interessi. Quindi non è nemmeno lui una brava persona. Dobbiamo stare attente. Prepariamo un piano di riserva. E Xunuo? L'assemblea è imminente. Cosa sta combinando ultimamente? È tranquillissimo. Secondo me, è appena sposato con quella stronza di Santa Otao e se la sta spassando in una luna di miele passionale. Quei due bastardi. Quella Santa Otao. Per anni si è infiltrata nella mia vita. Io la consideravo una sorella e lei mi ha presa per scemo. Proprio così, quella Santa Otao è proprio quel tipo di donna. Quella che si diverte a rubarsi gli uomini altrui, non è vero? Calmati, non vale la pena abbassarsi al suo livello. Si merita tutto il male che le capita. Respira. E poi c'è Xunuo. È stato così spietato con la famiglia Chen, ci ha voluti annientare. Ci ha costretti a scappare come topi. Senza nemmeno un pasto tranquillo. Non posso più sopportare questa vita, neanche per un giorno. Devo affrontare Xunuo e chiederglielo in faccia. Ora che porto in grembo il suo bambino, Deve scegliere. vuoi me o vuoi quella donna, Santa Otao? Sorella. E se Xunuo, per i suoi affari, per i soldi, se nega tutto, se non vuole il bambino, cosa farai? Se non lo vuole, cosa farai? Se io non posso stare in pace, nessuno starà in pace. Se osa negare me e nostro figlio, porterò tutto allo scoperto. Lo distruggerò. Lo ridurrò in miseria. Ora, prego tutti di guardare lo schermo. Per quanto riguarda l'allocazione delle risorse e l'analisi di mercato, ho preparato un'analisi dettagliata. Vi prego di ascoltare con attenzione, includendo e non limitandosi a l'anno finanziario nel suo complesso, l'evoluzione e il report. Riguardo la fusione, la distribuzione degli utili. Questo è il principio. Sostanzialmente è tutto. Se qualcuno ha qualcosa da dire, parli pure. Presidente Xu, la sua pianificazione è davvero meticolosa. Dopo questa integrazione delle risorse, i nostri dividendi di quest'anno probabilmente raddoppieranno. In verità, ero preoccupato di essere un peso, ma a quanto pare i nostri interessi saranno tutti tutelati. Sostengo pienamente la fusione. Bene. Dato che nessuno sembra avere obiezioni, procediamo ora alla votazione sulla proposta di fusione. Aspetti. Giovane e di talento, eh? Finalmente la vecchia volpe salta fuori. Il presidente Xu è così giovane. La sua strategia gestionale sembra ragionevole, ma avete tutti trascurato un punto cruciale: l'integrità personale. Una persona che manca di integrità personale non è degna di guidare la Xu Corporation. Consigliere Lin, vuoi mangiare a casaccio? Ma le parole no. La mia integrità personale. Che problema avrebbe? Ah! Il problema c'è o non c'è? Basta guardare per capire. Xunuo, tu mi hai violentata. E poi hai cercato di distruggere la mia famiglia. Ora aspetto un tuo figlio. Se non mi sposi, denuncio tutto alla polizia. Pagherai per quello che hai fatto.
Chen Ping, te la sei cercata. Non incolpare me, dopo. Condotta immorale non guida un'azienda. Azioni Xu crollerebbero. Chi ci protegge? Allora, sentite, sposa Chen o si dimette. Non accettiamo un leader che fugge dalle sue colpe. Che ne dite? Xu ammette. Uomo violento. E non ha il coraggio di ammetterlo, non ha alcun diritto. Lascia Chen dopo averla sfruttata. Domani potrebbe sacrificare i nostri interessi di azionisti per un suo capriccio. Xunuo, non voglio fare uno scandalo. Se mi sposi e dai alla mia famiglia un risarcimento adeguato, posso dimenticare quello che mi hai fatto. Potrò crescere nostro figlio in pace. Senti, vicepresidente Xu, lei è più ragionevole di qualsiasi membro di questo consiglio. Anche dopo che l'hai abbandonata con un figlio, è disposta ad aspettare il tuo pentimento. La tua coscienza non ti morde, non ti fa male. Niente, tu. Presidente, fidati di lui. Aspettatemi un attimo, tutti. Sei incinta, ma da meno di un mese, vero? Ma negli ultimi mesi resto in azienda, mangiando e dormendo con dipendenti e azionisti, solo per superare le difficoltà della fusione. Tutti possono testimoniarlo. MMH. Tu prima hai detto che ti ho violentata. Allora dimmi tu, in che data? E in che luogo ti avrei violentata? Hai il coraggio di chiedermelo? Dopo quello che hai fatto, come potrei ricordarmelo? Ecco, signori azionisti, avete sentito bene? Non si può giudicare un libro dalla copertina. Quest'uomo è chiaramente vuole solo abbandonare mia sorella. Un traditore del genere. Possiamo fidarci di lui? Possiamo? Ecco le prove. Queste sono foto intime di Xunuo e della signora Chen, nella scorsa fase. Sopra è chiaramente indicata l'ora dello scatto. Dimostra che Xunuo non è mai stato. Xunuo ha mentito fin dall'inizio. Allora il presidente Xu e questa signora Chen avevano davvero una tresca? Guardate le foto, non sembrano false. Se sono vere, allora la sua moralità privata è davvero discutibile. Dobbiamo riconsiderare la questione della fusione e del controllo. Visto che loro hanno le prove, non possiamo lasciarci cogliere in fallo. Presidente San, per favore, tiri fuori il materiale. Signori consiglieri, ecco tutti i documenti relativi alla prenotazione di Chen Ping per la fecondazione in vitro. La gravidanza coincide con la data della prenotazione. È evidente. La gravidanza forzata. È chiaramente pianificata. Ha conservato lo sperma di mio marito, per poi usarlo per ricattarlo e incastrarlo. Impossibile. Questi sono falsi. Contraffatti. Xunuo, per nascondere i tuoi problemi morali, hai fabbricato prove false. Tu stai chiaramente cercando di coprirti. E ho anche le prove che ha usato i fondi dell'azienda per ripianare i debiti del gruppo San di nascosto. Non ha mai agito per il bene di tutti, ma solo per il suo interesse personale. Vuole prendere il controllo di entrambi i gruppi. Ma è possibile che il presidente Xu abbia davvero sottratto fondi? Gravidanza in vitro contro il presidente, soppressione oppositori. Chi mente? Fecondazione in vitro per accusarlo, soppressione oppositori. Chi mente? Xunuo, non pensavo avessi davvero in mano le prove dell'operazione di Chen Ping. Visto che è così, allora incasiniamo tutto. Nessuno ne uscirà pulito. Signori, avete visto chiaramente che tipo di persona è Xunuo? È un uomo immorale, un ipocrita che parla con due facce. Deve essere rimosso immediatamente, altrimenti le azioni di tutti noi azionisti finiranno prosciugate da lui. Presidente Xu, oggi devi darci una spiegazione. Esatto, devi darci una spiegazione. Consigliere Lin, visto che ti piace tanto parlare a nome della giustizia, oggi mostrerò a tutti la verità su questa cosiddetta giustizia. Tu, cosa vuoi fare? Ovviamente. Darti una mano. Basta che tu insista che il bambino è suo. Con il mio aiuto, non potrà negare. Una volta che la cosa andrà in porto, a nome del gruppo San, salderò i vostri debiti con i Chen. E troverò un posto in azienda per te e tua sorella. Consigliere Lin, devi mantenere la parola. Noi sorelle faremo come dici.
Tranquilla, basta che tu riesca a far cadere Xunuo. Una volta che avrò il potere, non mancheranno i benefici per voi. Consigliere Lin. Le prove sono schiaccianti. Hai ancora qualcosa da dire? È falso. Tutto questo è finto. Tu e lui siete in combutta, vero? Che vantaggio avresti a rovinarmi? Signori della polizia, ecco le prove che il consigliere Lin ha sottratto fondi aziendali per pagare le spese di fecondazione in vitro di Changping e per effettuare bonifici a soggetti esterni. Documenti che provano il tentativo di colpo di Stato. Vi prego di indagare secondo la legge. Grazie per la segnalazione. Lin Jiakeng, la preghiamo di seguirci in questura per le indagini. No, aspetta, lasciami spiegare. Sono tutti loro che mi stanno incastrando, signori della polizia. Dovete fare giustizia per me. Portateli via tutti. Era proprio lui il colpevole, grazie al presidente Xu e alla signorina San. Altrimenti saremmo rimasti tutti all'oscuro della sua tresca. Sosteniamo il presidente Xu. Puniamo il consigliere Lin. Sosteniamo il presidente Xu. Puniamo il consigliere Lin. Esatto. Sosteniamo il presidente Xu. Puniamo il consigliere Lin. A tutti. Lin Jiakeng ha cospirato con estranei. Tentativo di colpo di Stato. Danni agli interessi aziendali. È rimosso da tutte le sue cariche e i suoi beni sono congelati. Per le indagini della polizia. Inoltre, per quanto riguarda la proposta di fusione tra i gruppi Xu e San, ora procediamo al voto finale. Chi è favorevole, alzi la mano. Bene, approvato all'unanimità. Da oggi, la fusione tra Xu e San è ufficialmente avviata. Xunuo sarà il presidente congiunto, responsabile di tutti gli aspetti post-fusione. Che prove avete che non siate stati voi due a farlo? Xunuo, so di aver sbagliato. È stato il consigliere Lin a costringermi. È stata mia madre a ordinarmelo. Non volevo farti del male di proposito. Ti prego. Fammi passare questa volta. Non lo farò mai più. Ma il bambino è innocente. Non può perdere sia il padre che la madre. E sei così sicura che questo bambino sia mio? Certo, lo sperma era tuo, quindi il bambino è tuo. Changping, fino a questo punto, e sei ancora così presuntuosa? Non crederai mica che, sapendo che potevi farmi del male, io sia rimasto a guardare senza fare niente? Che vuoi dire? In quale ospedale di tutta la zona est? Non abbiamo azioni delle famiglie Sanexu. La tua riserva. L'ho sostituita da tempo. Ti dico io che questo bambino non ha niente a che fare con me. E tu pensa bene a quello che fai. Impossibile. Mi stai mentendo. No. Ora che la questione è stata chiarita, venite subito con noi. Tornate in questura per l'interrogatorio. No. Non me ne vado. Stai mentendo. Xunuo, stai mentendo? Quel bambino è tuo. Hai inventato questa menzogna solo per liberarti di me definitivamente. Per sbarazzarti di me una volta per tutte. Non ti lascerò mai, nemmeno se dovessi morire. Changping, ancora adesso ti racconti bugie. Per 10 anni ho curato la vostra famiglia Chen. Ho dato tutto me stessa, con il cuore e con l'anima. E tu? In questi 10 anni sei stato freddo, distante, un marito assente. Ma quando? Ho usato la tua carta di credito per pagare l'auto nuziale e la dote.
soddisfacendo ogni desiderio della tua famiglia Chen. All'improvviso hai cambiato atteggiamento. Hai detto di volere un figlio. Pochi giorni fa litigavamo per la dote e la casa. Ha conservato il mio sperma. Probabilmente aveva già in mente di usare un futuro bambino per ricattarmi. Non devono assolutamente riuscirci. Non crederai davvero che non mi sia accorta di niente e che continuerò a lasciarmi manipolare da voi. Non è stato io. Non l'ho fatto apposta. È stata mia madre. È stata Wen Xiuing a costringermi. Temevamo che ti saresti liberata dal nostro controllo. Pensavamo che, diventando ricca, ci avresti abbandonati. Mi ha costretto, con la scusa di volere un figlio, a raccogliere di nascosto il tuo sperma. Dicevi che volere un figlio era una costrizione, ma allora dimmi, chi ti ha costretto a fare la fecondazione in vitro? Chi è stato? Io. Parla, visto che nutri ancora qualche speranza. Oggi ti farò vedere la verità in faccia. Il giorno del tuo intervento, io ero anche all'ospedale. Ti abbiamo visto uscire dalla sala operatoria con i nostri occhi. Anzi, il tuo medico curante era un dipendente della nostra azienda. Lo sapevi già. Ma se lo sapevi, perché mi hai fatto avere un figlio tuo? Perché quel bambino non ha niente a che fare con me. È solo un bambino. No, non ci credo. Il bambino è tuo. Mi stai mentendo. Signor Su, stia tranquillo. Dalle prime indagini, Chen Ping e suo fratello sono accusati di frode, disturbo della quiete pubblica e altri reati. Le prove sono schiaccianti. La qualifica precisa, frode o no, è da discutere. Comunque, questa volta probabilmente finiranno in galera. Per più di 10 anni. Loro non oseranno più disturbarla. D'ora in poi, tra voi e noi, c'è un abisso. Non ci saranno più incroci. Capitano San, abbiamo individuato una persona sospetta nell'ombra. Capito. Signor Su, abbiamo trovato una donna nascosta in un angolo. Agiva in modo furtivo e sospetto, quindi l'abbiamo portata qui. La portiamo per interrogarla. Mamma, Salvaci, per favore. ehi gente, venite a vedere. La polizia usa violenza. Arrestano gente innocente. Non c'è più giustizia. Signor Su, questa donna si era coinvolta nel caso di Chen Ping e suo fratello. Secondo lei, dobbiamo portarla anche lei in questura per un interrogatorio? Agente, questa donna si chiama Wang Xuing. È lei che ha sobillato Chen Ping e l'altro. La vera mandante di tutti questi guai. Grazie per l'informazione, signorina San. Indagheremo a fondo. Non lasceremo scappare nessuno dei coinvolti. Ve ne renderemo conto, a lei e al signor Xu. Gente, venite a vedere. Andiamo. La polizia usa violenza. Mettetele le manette. I tre Chen in prigione per molte accuse. Hanno avuto la punizione che si meritavano. Il consigliere Lin e le forze esterne con cui cospirava sono stati smascherati e tutti gli implicati sono stati arrestati. La crisi per il controllo delle nostre due aziende è così definitivamente risolta. Amore,
MMH. Devo dirti un segreto. Dimmi. Posso dirtelo, ma devi promettermi una. Piccolissima cosa. D'ora in poi, tutti i lavori di casa li fai tu. Niente pigrizia. Certo. Non una, anche 10 o 100 cose. Ti prometto. Parla. Parli o no? Se non parli, io. Basta, basta. Smettila di fare lo stupido. Io sono incinta. Vuoi dire che diventerò papà? Avete sentito? Diventerò papà. Sarò padre. Piano. Diventerò papà, amico. Sai, diventerò papà, amico. Diventerò papà. Sarò padre. Sarò padre, amico. Diventerò papà.